Il tempo, che passò da quando partimmo per le Pleiadi a quando si aprì davanti ai miei occhi la visione del cielo limpido della stella Maia, fu breve ma allo stesso tempo intenso, così intenso, da incidersi nella mia mente come un'acqua rimasta a gocce sulla pelle quando usciti da un bagno attendiamo che si asciughino le gocce di quell'acqua al sole. Ed era proprio la luce del sole di Alcione ad illuminare quel cielo terso della stella casa di Amrir. Questa volta, a differenza della prima che venni qui sulla stella Maia, potei osservare con più calma lo scenario, che si presentava ai miei occhi. Come un film di fantascienza scorrevano le immagini di una terra paradisiaca, osservata dai 4 oblo del disco, che Amrir aveva propriamente aperto per me. Amrir, quella terra laggiù è Maia? Chiesi. Sì, Amrir per me è come vedere un giardino dell'Eden dall'alto. Sono molto fortunato, pensai. E promisi a me stesso, che non mi sarei fatto sfuggire neanche un dettaglio di questo 41esimo viaggio affinché io lo potessi raccontare e descrivere al meglio una volta rientrato alla mia di casa Gaia. Figliolo della pace e della fraterna condivisione, osserva bene, laggiù su quelle montagne arroccate coltiviamo le nostre piante che ci donano il nostro nutrimento, senza di esse non potremmo sopravvivere. Le coltiviamo e le amiamo perché sono la nostra stessa vita. Molti pleiadiani di Maia su quelle montagne sono impegnati alla produzione transgenica delle nostre piante che donano a noi il nostro respiro. I nostri scienziati hanno creato in laboratorio un DNA capace di realizzare attraverso della sintesi finale tra sole e terra una pianta capace di liberarci dal nutrimento biologico. Ora noi ci nutriamo solo del respiro di queste piante e tutto il nostro ossigeno giunge a noi come nutrimento. Sono pochissimi i pleiadiani che ancora si nutrono per via orale, masticando alcune radici, ma questo lo si fa con le piccole nostre matrici. I nostri bambini necessitano di sviluppare l'apparato orale prima di nutrirsi con sufficienza dell'ossigeno nutriente delle nostre piante. Per questo motivo coltiviamo anche la pianta originaria, le quali radici donavano in tempi antichi il pieno nutrimento a tutta la popolazione maiana. Amrir, posso fare una domanda in tema di nutrimento? Le domande sono poco intelligenti in quanto l'universo attende e attende ma poi ti dona sempre la risposta. In questo caso accolgo la tua richiesta. Avrei voluto fargli molte altre domande, che iniziarono a scaricarsi come un rotolo antico classificate da numeri per loro importanza, ma quella che mi venne in mente per prima fu: bevete? Voi bevete dell'acqua, acqua su Maia? Virgolette. Figlio della scuola, ma certamente acqua, l'acqua è la fonte della vita senza della quale nulla può continuare a vivere, in nessun luogo dell'universo. Unica differenza, che noi non la chiamiamo acqua, ma succo di ger, che in vostra lingua si pronuncia ger. Perché succo? Viene per caso spremuto o spremuta? Lascia che io possa erudirti, mio amico dell'antica Tiamat. Per noi tutto ciò che il nostro sistema stellare ci offre è succo. I raggi del sole padre Alcione sono succo, l'acqua o meglio ger, che noi beviamo è succo. L'ossigeno, se così posso nominarlo per la tua migliore comprensione, è anch'esso succo. Per noi pleiadiani ogni nutrimento è succo, ossia originato dalla sorgente che l'ha creato. Io forse non conosco bene la tua lingua, ma credo di essermi spiegato perché vedo e sento la tua mente aver appropriato correttamente le mie parole al mio pensiero, che intendevo comunicare. Ho compreso, Amrir, ho compreso molto bene. Praticamente dite succo di tutto ciò che giunge da un qualsiasi prodotto o sorgente che l'ha generato, dico giusto? Virgolette. Sì, per esempio quando alcune piccole matrici giungono nella nostra casa a trovarci per via di condivisione con altri nuclei familiari dello stesso quadrante, che giungono a trovarci per noi anche i piccoli bambini pleiadiani, sono il succo della madre e padre, che l'ha creati. Il succo è l'equivalente generato, o meglio espresso, dalla mente creativa. Tutto l'universo è succo, miele, per noi tutto è come il miele. Avevo compreso bene, ma non era poi così importante continuare la conversazione su questo tema, in quanto forse la parola succo era un errore di traduzione, o forse intendeva dire proprio succo, ma mi soddisfò sufficientemente il pensiero,
che mi aveva comunicato Amrir. Ecco, ecco proprio lì abbiamo un lago magnifico Diger. Guarda. Mentre scendavamo di altitudine fluttuando come una piuma lasciata al vento verso la terra della stella Maya, Amrir mi indicò un lago, che allo scendere del disco verso quella terra si ingrandiva sempre più al mio guardare. È il nostro lago Diger. Noi beviamo di quel succo, disse questa volta Sinuev. Il disco compì una manovra un po' accentuata che dovetti tenermi al sedile dietro di me per non cadere sul pavimento dell'apparecchio. Amrir aveva compiuto una virata veloce e ci stava portando diritti verso quel lago. Iniziavo a vederne le onde ed il colore. Un viola chiarissimo quasi luminescente copriva la superficie e le onde di quel lago. Un colore anomalo per me, ma accettavo senza pregiudizio mentale ciò che osservavo. Però mi sorse la nuova domanda, che non tardai a fare a Sinuev. Sinuev, sono meravigliato da questi colori intensi della vostra stella. Posso chiederti o chiedervi da che cosa è dato il colore viola di questo bellissimo lago? Da noi il nostro mare, la nostra acqua è azzurra e, a volte, verde per la vegetazione, che vive sott'acqua. Virgolette. È esatto, caro figliolo, quel colore è dato da altra vegetazione, che vive sotto la superficie di Ger. Per la percentuale maggiore nel nostro lago vi sono piante simili alle vostre alghe, ma sono come meduse trasparenti e sono vive, sono organismi viventi che vivono in Ger. Questi organismi sono esseri viventi e pensanti, sono legati al suolo della terra, hanno radici profonde, anzi profondissime, e ciò che fuoriesce dal fondo del lago sono praticamente fiori, che questa vegetazione subacquea qui da noi produce. Sono bellissimi da vedersi perché sono organismi viventi e pensanti, anche loro si nutrono di Ger. Era tutto così meravigliosamente incredibile, questa terra magnifica, il lago di Ger, le montagne sacre con la produzione di piante che danno la vita ai Pleiadiani, e poi c'era la grande città, il grande nucleo dove vive Amrir e il supremo concilio pleiadiano. Dal lago, che si estendeva nella valle adiacente alla città, o meglio chiamato nucleo centrale direzionale, sorgeva una intera città con la loro architettura esagonale. Ogni nucleo abitativo su Maya è esagonale, come già ho spiegato nel primo viaggio fatto sulle Pleiadi di Maya. Anche le strutture abitative e gli agglomerati più grandi sono sempre esagonali. Sono nuclei abitativi, che ospitano un nucleo familiare o più. Ci stavamo avvicinando al centro della città extraterrestre, la casa di Amrir. Posi un'altra domanda. Amrir, è qui che abiti tu? O è un'altra città, un altro luogo? Vi sono tante città come da noi sulla Terra? Come è diviso il territorio abitato da quello produttivo delle piante, intendo? Non poté resistere dal chiedere quanti Pleiadiani vivessero sulla stella pianeta Maya. Siamo pochi, noi controlliamo le nascite, che vengono generate solo da quegli individui, che intendono creare una nuova scuola o direttivo. Vedi, da noi è tutto molto diverso. L'accoppiamento non esiste come da voi sulla Terra. Da noi non esiste sesso maschile o femminile, siamo entrambe le cose. Ci accoppiamo solo nel momento in cui desideriamo creare un nuovo insegnamento oppure una nuova scuola. Ti faccio un esempio. Un nuovo insegnamento, una nuova filosofia o nuove materie giungono da un altro quadrante. Allora necessitiamo impararle e poi trasmetterle. Nel momento in cui dobbiamo trasmetterle ci viene accordato dal Concilio Supremo l'accoppiamento, che avviene tramite un processo molto complesso, che intendo spiegarti in un altro momento, non ora. Vedi, caro figliolo, qui viviamo nell'arte, la nostra vita è arte, e creatività, e scienza e studio. Abbiamo lasciato la produzione necessaria ai nostri servizi e dal nostro nutrimento a coloro che stanno apprendendo quel settore. Per questo motivo ogni servizio o produzione è realizzata con amore ed interesse in quanto parte di un processo di apprendimento. Non so se riesco a trasmetterti le nostre abitudini. La nostra vita è fondata sull'apprendimento continuo, sul compiacersi nell'aver appreso qualcosa di nuovo. Ogni nuova piccola matrice segue una scuola o un'università,
che dura quasi tutto il periodo della sua vita e ciò ha realizzato in noi un DNA eterno e giovane perché la cellula mentale quando stimolata da apprendimento non invecchia così rapidamente come quando al contrario non deve apprendere più nulla. Qui sulle Pleiadi ognuno di noi fin da piccolo viene chiamato direttore e ognuno dirige i suoi passi secondo le sue piene attitudini e siamo creati per essere al servizio dello sviluppo della nostra società, del nostro nucleo. Siamo piccoli scienziati per tutto il periodo della nostra vita e molti cercano di entrare nella carriera navale per offrire la loro vita alla sicurezza e all'esplorazione di altri mondi. Tutto è lasciato nell'ordine dell'apprendere ed insegnare. Coloro che hanno appreso divengono direttori di un nuovo processo di insegnamento ed ogni volta è gratificante in quanto ci sono periodi della nostra vita, che siamo come professori o maestri ed altri periodi della nostra vita anche matura, che torniamo ad essere come alunni o allievi. Mi spiego? Credo di sì. Veramente unico questo tipo di vita, incredibile alla mia conoscenza. Davide Russo Diesi, in viaggio verso l'equilibrio e l'armonia.